Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati sul canale. Oggi ho preparato un altro book tag. Come leggo i libri, un'altra serie di domande e risposte per conoscerci meglio. Poi vi lascio la lista delle domande in descrizione se volete provare a rispondere, così giochiamo un po' tra di noi. Prima domanda, come trovi nuovi libri da leggere? Io magari leggo qualche recensione. Devo avere fatto già un video su questa domanda, tra l'altro. Guardo qualche recensione, se c'è qualche autore che mi incuriosisce, di solito ne compro uno. Poi se mi piace come scrive, prendo i libri, gli altri libri dello stesso autore, oppure mi faccio consigliare da qualcuno, se magari qualcuno che conosce ha i miei stessi gusti, qualche booktuber qui, qualche libro che mi incuriosisce, insomma, o lo trovo su qualche blog. Come hai iniziato a leggere? Io ho iniziato a leggere molto presto, a 4-5 anni già leggevo. Mi ricordo che mio papà mi diceva che quando lui leggeva il giornale gli chiedevo cos'è questa lettera, come si legge questa parola, cosa c'è scritto qui, eccetera. Non riusciva a leggere e così ho imparato a leggere da sola. Io quando andavo alle elementari già sapevo leggere. Invece a leggere i libri io ho iniziato perché quando io ero piccola in casa c'erano tanti libri, mio papà aveva l'abbonamento a selezione del Reader's Digest, Urania e i Gialli Mondadori, quindi tutte le settimane entravano in casa dei libri, poi avevamo le enciclopedie, io prendevo l'enciclopedia al conoscere, i 15, le enciclopedie da bambini, pagina per pagina mi leggevo tutte le pagine perché ero molto curiosa, mi piaceva leggere di tutto. Come è cambiato il tuo gusto nei libri crescendo? Veramente è cambiato poco, più o meno sono rimasti gli stessi gusti, anche se leggo libri più complessi adesso, ovviamente. Quanto spesso compri libri? Io ero il tipo che andavo in libreria e compravo pacchi di libri oppure sui mercatini, magari quando c'erano i libri a 50 centesimi, 1 euro, ne compravo parecchi. O se vado su qualche sito, qualche canale, trovo magari gli ebook gratis o quasi, ne scarico tanti e poi andavo raramente in libreria, ma facevo delle belle scorte. E adesso sono parecchi anni che non ne compro più perché ne ho tanti in casa ancora da leggere. Siamo nell'ordine delle migliaia, credo almeno 3 o 4 mila ancora da leggere. Più sono iscritta alla biblioteca, per cui non ne compro proprio. Come ti sei trovato ad aprire un canale? Perché avevo un po' di tempo libero, una cosa che mi piace, trovare altri appassionati di lettura non è facile perché non siamo in molti. Ho visto degli altri canali, degli altri booktuber bravissimi che fanno dei video e allora ho pensato di farlo anch'io. All'inizio era un passatempo, adesso sta diventando una cosa un po' più impegnativa, però mi piace molto. Lo consiglio soprattutto se avete magari qualche timidezza o qualche insicurezza, vi aiuta a superarle. Come ti comporti quando non riesci a finire un libro? Domanda numero 6. Di solito cerco di andare avanti. Se resisto finché proprio non supera le mie resistenze, se è proprio noioso e illeggibile, lo lascio. Ma è capitato 5 o 10 volte di abbandonare un libro, veramente sono cose rarissime, di solito cerco di finirlo. Domanda numero 7. Quanto spesso dai una sbirciatina al finale di un libro per controllare se c'è l'happy end? Non lo faccio mai anche perché leggendo per la maggior parte thriller e gialli non guardo come finisce chiaramente, altrimenti mi rovina tutto il bello del libro. Come trovi i tag? Li ho trovati su canali di altri youtuber oppure su qualche blog, qualche sito di appassionati di lettura, eccetera, li trovo così. Bene, oggi le domande erano poche, abbiamo finito, è stato un video breve, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per le notifiche. Ciao, a presto.